Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero e in questo video vi parlerò del trattamento dei casi in cui ci sia stata una lesione del tendine di Achille non riconosciuta e quindi non più adatta a essere riparata direttamente, come invece succede nella maggior parte dei casi. Vi ricordo che il tendine di Achille è il più grosso e forte tendine del corpo umano e che si crea dalla confluenza delle fibre tendinee dei muscoli del polpaccio fino ad attaccarsi all'osso del tallone, che si chiama calcagno. Il tendine di Achille esercita una forte azione di flessione plantare, permettendoci quindi di stare sulla punta dei piedi e anche di poter camminare, essendo implicato nella forza propulsiva del passo. Come vi ho accennato poco fa, generalmente quando il tendine di Achille si rompe si procede con una riparazione, in modo da ridurne il rischio di una rirottura. Vi rimando quindi al video specifico per il trattamento chirurgico delle lesioni fresche del tendine di Achille mediante il link che compare ora sullo schermo. Completamente diverso invece è il trattamento per una vecchia rottura del tendine di Achille oppure se il tendine di Achille, pur non essendo rotto, presenta una sofferenza tale a causa di una infiammazione locale durata magari per degli anni, che giunge ormai ad essere molto dolente e non più funzionale. Vi presento il caso di un paziente di circa 70 anni che dopo un trauma apparentemente banale non ha pensato di andare dal medico per farsi visitare, pensando che si trattasse solo di una semplice distorsione della caviglia, quando purtroppo invece era avvenuta una rottura completa del tendine di Achille che a distanza di alcuni mesi lo costringe ancora a camminare in modo anomalo, zoppicando vistosamente. La diagnosi è molto semplice, basandosi sostanzialmente sul racconto da parte del paziente e sull'esame clinico. Sarà poi utile sicuramente richiedere un esame come l'ecografia o meglio ancora la risonanza magnetica, che è più precisa. Considerati i sintomi e l'impotenza funzionale lamentati dal paziente, dopo una discussione sul tipo di intervento chirurgico e sui rischi, che discuteremo alla fine di questo video, abbiamo deciso di intraprendere il trattamento chirurgico. L'anestesia proposta in genere è un'anestesia spinale, cioè iniettando un anestetico a livello della schiena, oppure un'anestesia generale, detta anche narcosi. L'intervento chirurgico è eseguito con il paziente supino, cioè disteso sulla schiena e con un laccio pneumatico a livello della coscia in modo da non sanguinare, aiutandoci quindi a identificare perfettamente le strutture anatomiche in profondità, proprio perché il sanguinamento è ridotto ai minimi termini. L'incisione chirurgica è lunga alcuni centimetri ed è posta sul lato interno della caviglia, dietro al malleolo mediale. Arriviamo quindi a identificare facilmente il tendine di Achille, che qui è visibilmente ingrossato. Questo tendine presenta al suo interno anche una completa rottura che tuttavia nel corso delle settimane successive al trauma iniziale è andato via via cicatrizzando, ma in modo evidentemente non funzionale, lasciando quindi il paziente con una disabilità importante. Arriviamo quindi al punto chiave dell'intervento chirurgico, cioè come sostituire il tendine di Achille ormai non più ricostruibile con una struttura che possa sostituirlo nella funzione. Nel caso specifico si tratta di identificare e prelevare il flessore lungo dell'alluce che vedete qui mostrato, che viene quindi sezionato e portato dietro nella zona dove il tendine di Achille normalmente si inserisce. Per far questo però dobbiamo creare un tunnel all'interno dell'osso con questa direzione, all'interno del quale il tendine staccato sarà fatto passare. Chiaramente la domanda che più frequentemente mi sento porre, discutendo di questo tipo di operazione con i pazienti, è come si può camminare sacrificando questo tendine, il flessore lungo dell'alluce. In altre parole, mi si chiede quale sia la conseguenza di sacrificare questo tendine. In effetti si tratta di un intervento chirurgico ben riconosciuto a livello internazionale e che viene praticato da qualunque chirurgo del piede per questa problematica.
Dobbiamo considerare che andiamo a sacrificare un tendine relativamente poco importante, il flessore lungo dell'alluce, a favore di un tendine con una funzione molto più importante, che è il tendine di Achille. Nella stragrande maggioranza dei pazienti, sacrificare il tendine flessore lungo dell'alluce non comporta alcun problema nella deambulazione e nella vita di tutti i giorni, mentre potrebbe invece rappresentarlo solo nei corridori o negli atleti professionisti. Bisogna considerare infatti che togliere il tendine flessore lungo dell'alluce non equivale necessariamente a perdere completamente la mobilità in flessione del dito, cioè la capacità di piegarlo verso il basso. Torniamo ora in sala operatoria per vedere come il tendine sia facilmente identificato grazie all'aiuto dell'assistente che muove l'alluce verso l'alto e verso il basso, facilitando quindi lo scorrimento del tendine e permettendone la sua identificazione. Dopo aver tagliato il tendine si fanno passare dei fili di sutura riassorbibili che ne permettono la mobilizzazione. La fase successiva consiste nel creare un tunnel di alcuni millimetri di diametro all'interno del calcagno attraverso un trapano. Come vi ho già detto prima, il tunnel è creato in corrispondenza della stessa zona di inserzione del tendine di Achille. Una volta terminata la creazione del tunnel, si fa passare il tendine al suo interno, facendolo semplicemente scorrere e bloccandolo nella posizione desiderata utilizzando una vite riassorbibile del diametro di circa 6 mm, che è completamente affondata all'interno del tunnel osseo. L'ultima fase dell'intervento consiste nel chiudere con un filo di sutura, anch'esso riassorbibile, i piani profondi prima e la pelle poi. Dopo aver applicato una medicazione sterile, dobbiamo ovviamente proteggere il nuovo tendine, evitando che il piede possa accidentalmente piegarsi verso l'alto, sollecitando quindi eccessivamente la ricostruzione che abbiamo appena eseguito. Posizioniamo quindi un gesso oppure più frequentemente un tutore a stivale lungo come quello che vedete raffigurato. In entrambi i casi comunque il piede è inizialmente posizionato a 20-30 gradi di flessione. In genere questa posizione di flessione è tenuta per le prime 2, massimo 3 settimane, al termine delle quali si inizia a portare gradualmente il piede in posizione neutra. In altre parole, all'inizio della seconda, terza settimana, il tutore verrà modificato di 10 gradi alla volta, una volta alla settimana, per arrivare quindi verso la quarta settimana alla posizione cosiddetta neutra, cioè con il piede a 90 gradi sull'asse della gamba. Per le prime 2 settimane, nonostante il tutore protettivo, è bene non appoggiare il peso a terra. Solo dalla terza settimana in genere si concede di poter appoggiare parte del peso sul terreno, sempre col tutore, per poi progredire progressivamente nel corso delle settimane successive verso un carico completo. Durante tutto questo periodo sarà ovviamente necessario usare quantomeno 2 stampelle. Molti pazienti, comprensibilmente, oltre alle 2 stampelle, trovano molto comodo poter usare anche un deambulatore con le ruote, non solo per potersi appoggiare in modo più sicuro quando si cammina ad esempio per strada, ma anche, come ad esempio fa questo paziente, come una specie di carrozzina. Dopo l'intervento ricordatevi che è molto importante cercare di tenere sempre sollevato quanto più possibile il piede operato per evitare che gonfi e possa quindi causare dolore o una sofferenza della cicatrice. Molti pazienti sono giustamente spaventati dal possibile dolore che potrebbero avere dopo l'operazione. Mi sento di tranquillizzare tutte queste persone perché grazie alla tecnica chirurgica e alle tecniche anestesiologiche che vi ho illustrato, il dolore nel post-operatorio è ridotto ai minimi termini, permettendo ai pazienti di non assumere più antidolorifici nella maggior parte dei casi già a partire dopo pochi giorni dall'intervento. Per ridurre il rischio di trombosi venosa profonda sarà molto importante iniziare la profilassi con eparina a basso peso molecolare che andrà proseguita per le 6 settimane post-operatorie. I punti di sutura della pelle sono riassorbibili e non ci sarà quindi lo stress di doverli rimuovere.
Dopo l'intervento evitate di bagnare il bendaggio, magari facendo la doccia o il bagno, ma se proprio non tollerate di lavarvi a pezzi, sappiate che in commercio esistono dei sacchi protettivi in plastica che trovate in farmacia o nei negozi di ortopedia, ma che è comunque sempre meglio avvolgere con del cellophane da alimenti per cercare di renderlo ancora più impermeabile. Ovviamente, come tutti gli interventi chirurgici, ci possono essere dei rischi e delle complicanze che andranno discussi con il chirurgo prima dell'intervento. L'infezione, la trombosi venosa profonda, il gonfiore o il dolore persistente, la perdita di sensibilità di parte del piede o la rirottura del tendine sono complicanze possibili, benché poco probabili. Bisogna tenere conto che questo tipo di intervento richiederà comunque parecchi mesi di fisioterapia per avere un risultato soddisfacente nella maggior parte dei casi dopo addirittura 6 mesi dall'intervento. La complicanza più frequente, ma che comunque non cambia il giudizio generalmente molto positivo da parte dei pazienti, è la sensazione di una ridotta forza di flessione del piede, con la conseguente possibile difficoltà a restare sulla punta dei piedi, correre o anche camminare ad esempio in salita.